Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2025. Ragazzi, abbiamo la carta del barbecue, la carta del diavolo. Di solito si parla di energia un po', come dire, costretta. Quando c'è il diavolo si parla di, diciamo, un'energia di schiavitù che di solito è una schiavitù volontaria, potrebbe essere un momento di rabbia da soffocare, ma è anche una carta che ci parla di potere personale. Quindi andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link al seminario di approfondimento su tarocchi e karma di settembre e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie predestinate per il mese di settembre. Partiamo da una regina di bastoni, un 5 di spade, 10 di coppe, asso di coppe, 5 di bastoni, 9 di spade, abbiamo un 8 di pentacoli e un 5 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento generale del mese e potrebbero esserci dei messaggi slegati tra di loro. Dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere i single, scusate, l'amore, il lavoro, i soldi, il denaro e via dicendo. Partiamo da questa regina di bastoni che secondo me è una buona carta per iniziare una lettura. Fante di bastoni e appeso. Come se da un lato ci fosse la voglia di andare avanti, però dall'altro con la carta dell'appeso potreste vivere un momento di stand-by. Andiamo a vedere il 5 di spade. Mago. E 6 di bastoni. Allora ragazzi, il 5 di spade di solito indica come una confusione mentale. Vi dico, qui avete una carta che indica come uno stop, un fermo, e qui avete un mago al contrario. È come se qualche cosa non si decidesse a partire, non riuscisse a partire. C'è confusione su come iniziare, su come andare avanti. Tenete presente che il 5 di spade può anche rappresentare delle discussioni, delle divergenze di opinioni. È come se qualcuno non volesse ufficializzare qualche cosa. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché anche il 10 di coppe è girato al contrario. Abbiamo un 7 di bastoni e un imperatore. È come se qualcuno stesse difendendo la propria posizione di fronte a qualcun altro. Vi dico,
Vedendo le carte così come sono, ho come l'idea che potrebbe essere una questione affettiva. Diciamo, l'accento maggiore del mese potrebbe essere proprio questo voler qualche cosa di più da un punto di vista affettivo, però è come se ci fossero cose in mezzo che impediscono la vostra realizzazione in questo senso. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Fante di spade e asso di pentacoli. È come, perché anche il mago è il contrario. C'è come un inizio che è lì, che è un qualche cosa che può o deve iniziare, però in realtà non inizia. Secondo me con questo 5 di spade c'è parecchia confusione su come procedere. Andiamo avanti, vediamo il 5 di bastoni. Tre di pentacoli e 6 di spade. Tre di pentacoli è una carta di collaborazione, però vedendo questo 6 di spade ho come la sensazione, perché sono due, sia il 5 di spade che il 5 di bastoni sono carte di lotta, sono carte di disaccordo. Però è anche vero che con questo 6 di spade qualcuno di voi pensa che le cose debbano essere fatte come voi dite. E invece potrebbero esserci come appunto dei dissapori, dei disaccordi tra voi e un'altra persona, tra voi e un gruppo di persone. Vi dico, secondo me è una questione più affettiva, però andiamo avanti, vediamo il 9 di spade. Asso di bastoni e imperatrice. Io sento che questo diavolo è un po' come se vi bloccasse nel nuovo inizio che state studiando, che state aspettando, che state cercando di creare. Anche perché qui ho un 8 di pentacoli, quindi qualcuno si sta adoperando per questo nuovo inizio. Andiamo a vederlo, l'8 di pentacoli. Abbiamo un 7 di pentacoli. E un 4 di coppe. È come se fosse giunto il momento di vedere quello che fino ad adesso non avete voluto vedere. E diciamo che anche questo appeso vi viene in aiuto in questo senso. L'appeso è colui che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È come se riusciste a mettervi un po' nei panni dell'altro. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Uh, mondo e diavolo. Hmm. Dunque ragazzi, la sensazione primaria che ho è che qualcuno sia in una relazione, abbia voglia di qualche cosa in più, per qualcuno potrebbe essere riferito a una casa insieme piuttosto che a un figlio, ma che questa situazione insomma non si riesca a dare perlomeno nel mese di settembre. È come se ci fosse qualcosa di incastrato. Ok, adesso andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, purtroppo non ho grandissime notizie da darvi. Poi tenete sempre presente che io leggo energia, ok? E tenete sempre presente che normalmente vi risuona di più l'ascendente piuttosto che il segno zodiacale. Insomma, prendete sempre con le pinze quello che io dico. Ovviamente non sono letture che sono valide per tutti, però vedendo un po' così come tira l'aria,
non vedo grosse novità perché, come vi dicevo prima, ci sono tanti assi, ma sono girati al contrario. L'unico dritto è questo, però qui abbiamo sia il mago che l'asso di pentacoli che l'asso di coppe che sono girati al contrario, come se c'è un qualcosa lì che bolle in pentola ma non si riesce a dare un seguito e secondo me anche a livello lavorativo potreste magari, non lo so, cercare delle collaborazioni o cose di questo genere, però insomma poco, arriva poco nel mese di settembre o se arriva qualche cosa ehm, diciamo che può avere un seguito, qualche tipo di lavoro che non è un lavoro stagionale, ma che può effettivamente avere poi un seguito, potrebbe essere un lavoro che non è proprio nelle vostre corde, potrebbe essere un lavoro dove c'è un ambiente che non vi ispira tanto, insomma abbiamo due diavoli qua, quindi sappiatevi regolare, mantenete un profilo basso, cercate di non spettegolare, mi viene da dirvi. E questa cosa vale anche per chi è dipendente. Sento che potrebbero esserci delle malelingue nel vostro ambiente di lavoro. Quindi, se ci sono persone in particolare nel vostro ambiente lavorativo che sapete che sono un po' così, state alla larga da queste persone. Se siete in pausa caffè e vedete questa persona che arriva, voi giratevi e andatemene, semplicemente non la guardate, non incrociate il suo cammino. Però devo dire che potrebbe essere così, un momento un po' teso, settembre, da un punto di vista lavorativo. Io credo perché qualcuno di voi potrebbe essere inserito in un progetto e qualche vostro collega potrebbe essere invidioso, del fatto che abbiano scelto voi. Mm? Per quello che riguarda le persone che sono autonome, mm, credo che ci sia una collaborazione in particolare che non vi stia apportando un valore aggiunto, ma anzi che vi stia denutrendo. Sapete, ci sono quei clienti faticosi che rompono l'anima per ogni minimo dettaglio, poi quando è ora di pagare, invece che pagarvi a 30 giorni, sono 60 o 90 perché l'hanno deciso loro. Ecco, sento un po' un'energia di questo genere. Il consiglio, siccome abbiamo il mondo alla fine e questo diavolo che è al contrario, è come se vi consigliassero a un certo punto di chiudere la situazione. O se non sarete voi a chiuderla, è come se entro la fine di settembre si arrivasse ad un compimento, ad una conclusione. Diciamo che parte di questa vostra situazione è a causa del vostro modo di pensare. Probabilmente, non lo so, potreste pensare che se mollo questo cliente a metà potrebbe bruciarmi la piazza. Se mollo questo cliente a metà, sento di non essere una persona che porta a termine i propri impegni, no? Però è tutto parte della vostra testa. Se cambiate il modo di pensare, automaticamente cambia anche il sentimento, l'emozione che voi sentite inerente a questa situazione. Per quello che riguarda i soldi, allora sento che per molti potrebbe essere ottimo questo periodo per iniziare delle nuove forme di investimento. Ehm, Non sento che siate proprio, diciamo, tra virgolette, fuori pericolo, nel senso che non siete ancora in una fase di super abbondanza dove potete permettervi certi capricci senza neanche guardare il saldo del conto. Però sì, è vero che secondo me a causa proprio della situazione lavorativa, di come si sviluppano le cose, è come se iniziasse a fare, mi viene da dire, a giocare con i soldi. Potreste iniziare a giocare in borsa, potreste iniziare a occuparvi del vostro futuro finanziario indipendentemente dal se avete o no un lavoro. Cioè è come se iniziaste a capire che i soldi possono lavorare per voi, possono portarvi denaro anche se non avete un lavoro. Vi consiglio ovviamente consulenti finanziari o persone che hanno già navigato il settore per non portarvi a casa brutte sorprese, ok? Quindi seguite le orme di qualcuno che ha già fatto quella strada in modo da
da essere più tranquilli, da sapere che tipo di movimenti fare, insomma. Per quello che riguarda i progetti, secondo me non è un buon periodo per portarli avanti. È come se doveste prima occuparvi di questo diavolo, di questa tossicità e togliervela per portare avanti questi nuovi progetti. Se per caso questi progetti però sono già partiti, quindi non sono solo un'idea, ma sono già diventati concreti, il consiglio qui è di monitorarli quotidianamente, ragazzi. Oh, arriviamo alla parte affettiva. Parliamo dei single. C'è una persona che vi interessa o che potrebbe arrivare, diciamo nel mese di settembre, però devo dire che mi sembra una persona un po' ambigua. Cioè, ho come l'idea che sia una persona che parli tanto, ma che dica poco. Sapete, no, quelle persone che fanno i giri di parole mondiali e poi la sostanza, non c'è un punto focus, il centro della conversazione. Sono quelle chiacchiere fatte un po' per intortarvi, per affascinarvi, per confondervi anche, mi verrebbe da dire. Ed è per quello che qui avete questo appeso all'inizio del mese, perché è importante che riusciate a vedere le cose dal punto di vista dell'altro, da un'altra prospettiva, da... vi dirò, è come se doveste guardare il lato B della medaglia, cioè il lato A è bello, è tutto bello, questa persona vi incanta, chiacchiera, non è molto lineare in quello che dice, nel senso che certe volte sì, certe volte no, quindi anche lì diventa difficile capire come è inquadrata la testa di questa persona ed è per quello che avete l'appeso, perché vi dice ok, quello che vi dice questa persona va bene, però guardate anche il lato B della medaglia, se non fosse vero... Se vi stesse nascondendo qualche cosa, cioè mantenete il discernimento aperto, quinto chakra. Vi dico, è un mese di passaggio. Secondo me è una persona che conoscerete, che vi farà capire delle cose, però in cuor mio non sento che possa nascere effettivamente qualche cosa di bello con questa persona. Diciamo che vi serve come una palestra per allenarvi a vedere quello che non volete, a vedere quello che non vi piace, a gestire certe situazioni, ok? Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche qui ragazzi devo dire che non è proprio tutto rose e fiori il mese. Ci saranno punti di vista diversi, ci saranno divergenze, potrebbero esserci anche delle discussioni, potrebbe esserci da parte dell'altra persona un tentativo di manipolazione. Se per caso siete in una relazione e volete portarla a galla, sento che l'altra parte non vuole ufficializzare la relazione. In qualche caso potreste essere voi che non volete ufficializzare perché proprio non siete sicuri dell'altro, come se non vi convincesse del tutto quello che ha da dire, no? E se siete in questa relazione da tanto tempo, vi dico che insomma avete due volte il diavolo, un 5 di spade, un 5 di pentacoli e un 5 di bastoni. E il mago al contrario, 10 di coppa al contrario, asso di coppa al contrario, ragazzi, non lo vedo un buon periodo purtroppo. E qualcuno, secondo me, vedendo le cose da un altro punto di vista, potrebbe rendersi conto che la relazione che sta vivendo è tossica. Ve lo dico perché abbiamo due volte il diavolo. E quindi questo mondo alla fine mi fa pensare che qualcuno potrebbe decidere di chiudere la relazione. Ehm, Comunque, guardate, quando ci sono delle discussioni, ok? E normalmente, come vi posso dire, diciamo c'è come una sorta di escalation dal tono della voce che diventa sempre più alto alla qualità delle cose che si dicono, perché certe volte quando si è nel mezzo di una discussione si rinfacciano cose del passatissimo, del passato, magari
come vi posso dire, riportando quella rabbia che ancora non è stata elaborata. Insomma, da un granellino della discussione diventa una montagna. Vi do un trucco, lo dico spesso, quando ci sono questo genere di discussioni dove ci si rinfacciano le cose, ci si, come vi posso dire, ci si accusa, no, è colpa tua, ma sei tu, guarda cosa mi fai fare, o cose di questo genere. Beh, guarda cosa mi fai fare è già una cosa a parte perché voi non fate fare niente a nessuno, è l'altro che decide di reagire in certi modi, quindi non assumetevi questa responsabilità, primo. Però poi in seconda battuta il punto è di non andare dietro a questa discussione, cioè è colpa tua. Non rinfacciate, non cominciate a dire no perché sei... No, non importa di chi è la colpa, di chi è la responsabilità, come si risolve il problema e se l'altra persona continua a darvi addosso è come si risolve il problema, come si risolve il problema, ti interessa risolvere il problema perché poi a un certo punto la domanda dopo è quella e vedete l'altro o l'altra come reagisce, se è effettivamente interessata a risolvere il problema troverete una soluzione. Per le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, clandestina, ragazzi, anche qui devo dire che il mese non è dei migliori, purtroppo. Potrebbero esserci discussioni, qualcuno che vi mette a tacere, o come questa sensazione, o che vi vende idee, ideologie, che poi in realtà non sono quelle, non sono reali, cioè è un po' come se vi dicessero certe cose solo per tenervi a cuccia, solo per tenervi calmi. Vi dico, secondo me entro la fine del mese, grazie a questo appeso, vi renderete conto di quali sono le tossicità all'interno della relazione e prenderete provvedimenti per o uscire dalla relazione o per uscire dalla tossicità. Io ho come l'idea, perché avete anche un 8 di pentacoli, quindi secondo me vi applicherete, avete anche un fante di spade, c'è il modo, c'è la volontà da parte vostra di studiare un qualche cosa per migliorare il vostro stato attuale, però nel caso delle relazioni bisogna sempre essere in due. Per quello che riguarda la vostra famiglia, e qui parlo di famiglia di anime, mm, anche qui ho l'idea che potrebbe essere un periodo un po' complicato, non tanto come la parte romantica, però io ho la sensazione che questo lavoro che andrete a fare sarà proprio per mantenere unita la famiglia, ragazzi. Non che veda discussioni o cose di questo genere, però è più un mediare per far sì di ricreare un'unione familiare. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. L'esistenza, che è il mago, e momento dopo momento. È come, ragazzi, se doveste ricominciare a vivervi la vostra vita, la vostra essenza giorno dopo giorno. Il 9 di spade è una carta di forte preoccupazione, è una carta che vi fa preoccupare di qualche cosa che in realtà non c'è già più perché è nel passato, però è come se voi pensaste che potrebbe scusate, che potrebbe risuccedere. In realtà si tratta di puntare in avanti. Guardate al futuro. Qui abbiamo un mondo, secondo me, qualche ciclo nel mese di settembre verrà concluso e aprirà il passo a questa nuova esistenza. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Il momento per momento è una carta che a me dà un sacco di pace perché si fa un passo alla volta. L'importante è stabilire la direzione. Poi la velocità con cui si arriva è un'altra cosa. Ognuno ha il proprio ritmo, i propri tempi, le proprie cose da elaborare. Allora, qui abbiamo una carta che ci parla di gelosie in autunno. Effettivamente il 23, scusate, di settembre c'è ehm,
l'inizio dell'autunno, quindi potrebbero esserci delle gelosie. Le gelosie le sento di più nel mondo del lavoro, sinceramente, però per qualcuno potrebbe anche risuonare con la parte affettiva. E poi qui abbiamo mancanza di radici, 15 giorni. Quindi è una cosa che succede nell'immediatezza, diciamo. Guardate, mi colpisce perché anche qui la regina di bastoni ha una luna dietro, esattamente come questa fanciulla. I bastoni sono legno, arrivano dagli alberi e anche gli alberi hanno le radici. Quindi secondo me dovete trovare il modo di radicarvi. Potete fare grounding, potete cercare a livello razionale quali sono i vostri punti fermi nella vita in modo che qualsiasi tipo di cambio non vi spaventi. Guardate ragazzi, quando si tratta di più che zona di comfort è sicurezza, ok? È importante che, scusate, che ognuno di noi cerchi quali sono i punti saldi nella propria vita. Ora, cascasse il mondo intorno, voi sapete che quei punti saldi non si muovono e uno potrebbe essere il vostro conto in banca, ok? Quindi riuscite a iniziare questo fondo di risparmio di cui parlavamo prima e sapete che quei soldi lì sono vostri e non ve li tocca nessuno e qualsiasi cosa succede avete un piccolo polmone dal quale attingere. Un altro punto saldo potrebbe essere la casa, ok? Quindi nessuno vi può buttare fuori da casa vostra e quindi qualsiasi cosa succeda, quello è un punto fermo. Un altro punto fermo potrebbero essere i parenti, i fratelli, gli amici, qualcuno che sapete che è lì sempre e comunque. Secondo me avere dei punti di forza dà potere personale, vi dà la sicurezza di, più che altro vi dà il potere di poter mandare a stendere chiunque o qualsiasi cosa, quindi persone o lavoro, perché sapete che avete le spalle coperte e quindi non siete obbligati a stare in una situazione di carenza e di dipendenza economica. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Ok? Allora, nella quiete penetra nel luogo segreto all'interno del tuo essere. Qui sei in pace e ascolta. Senti il calore dell'amore sgorgare in te. Odi le parole, amatevi l'un l'altro. Dà la precedenza a ciò che è prioritario, dopodiché tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. I punti cardine. Quieto e fiducioso attendi, sappi che tutto va per il meglio e funziona in modo perfetto. Mi permetto di aggiungere una cosa, ragazzi, qualsiasi sia il momento che state vivendo, il momento che state attraversando, anche se fosse un momento torre, non importa. I buddisti dicono che è sempre tutto perfetto così com'è. La torre in sé è la caduta dell'ego, è quello che noi crediamo, è quello che noi vogliamo, però non è detto che sia quello di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere. Quindi è un po' come affidarsi nelle mani dell'universo. Poi abbiamo, più siete vuoti e più è facile per me colmarvi di me, del mio amore, della mia luce, della mia vita, fino a che il vostro essere sia stracolmo di me e cominciate a capire il significato della nostra unità. L'ego vi fa stare nella separazione. Allora posso davvero lavorare in voi e attraverso di voi, per far sì che si manifestino le mie meraviglie e la mia gloria. E poi abbiamo inoltrati in nuovi regni, spezza tutti i vecchi modelli. Qualsiasi cosa ti costringa e ostacoli la tua crescita e la tua espansione. La vita infinita non può essere circoscritta all'interno di un concetto ristretto e l'amore infinito non può venir confinato in una sola relazione. Wow! Bene, amici del Sagittario, spero comunque di avervi dato degli spunti di riflessione, ma soprattutto degli avvertimenti in modo da farvi trovare pronti a quello che potrebbe succedere. Fatemelo sapere nei commenti se vi risuona.
Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare a cambiare la vostra vita potete scrivermi per iniziare un percorso di crescita basato sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro abbonandovi al canale. I video che io sto pubblicando nella sezione degli abbonamenti sono come un corso di formazione dove tratto argomenti di metafisica, di metamedicina, comprese le credenze limitanti. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete dal computer o da un altro cellulare. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!